Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come vedete siamo venuti in campagna, in primis perché devo raccogliere qualche arancia. Direi che siamo messi molto bene. E poi perché dovevo parlarvi anche di un nuovo prodotto che ho acquistato per l'auto, per svecchiarlo un po', visto che sentivo la mancanza di un display che mi desse informazioni sulla navigazione, gestisse la musica, le telefonate senza dover ricorrere al telefono, così il telefono lo lascio in tasca. Perciò me ne serviva uno che aveva anche Android Auto e la scelta è ricaduta su questo della CarPod Go, il T3 Pro. Mi sono intrippato con la lingua. Intanto qui faccio vedere qualche bel mandarino, ancora non sono maturi. Questi sono un po' più ritardatari, meglio così, quando gli altri non ce li hanno ce li ho io. E niente raga, quindi andremo a fare inizialmente un unboxing di quello che si trova nella scatola, che è veramente ricca di accessori. Dopodiché vi farò vedere qualche funzione, più che altro quelle che interessavano a me, vi trovo che specifica, e poi vedremo pro e contro di questo display, perché ovviamente come tutte le cose non è tutto positivo, magari qualcosa si poteva migliorare. Va bene ragazzi, intanto sto guardando se ci sono qualche avocado. Guardate che bell'alberone, eccolo lì uno, se siete riusciti a vederlo, e qui invece è pienissimo. Vabbè, adesso ne raccoglierò qualcuno. Vabbè ragazzi, bando alle ciance. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e ci vediamo dopo l'unboxing. A dopo. Bene ragazzi, ed eccoci qui all'unboxing del nostro T3 Pro della CarPod Go. Bene, andiamolo ad aprire e vediamo cosa arriva in confezione. Abbiamo un cavo di collegamento, poi qui abbiamo una retrocamera se vogliamo installare la retrocamera. Poi questo non lo so cos'è, vediamo, un filtro. Poi qui abbiamo uno dei supporti con cui si può andare ad installare la nostra autovettura, il T3 Pro. Eccolo qui, questo è quello da vetro. Poi qui abbiamo, questo dovrebbe essere per il collegamento Bluetooth AUX, ottima cosa che arriva tutto insieme. E qui abbiamo un'altra scatolina con dentro il display. Andiamolo ad aprire e vediamo come è fatto. Mettiamo un attimo da parte queste cose, c'è un po' di spazio, e tiriamo fuori il display. Eccolo qui. Wow. Allora, all'interno troviamo altri supporti per il cruscotto. Questo è un aggancio che sempre per agganciarlo al cruscotto, sempre col suo adesivo. Altri biadesivi che non so per cosa servono, della 3M. E poi il classico manualetto di istruzioni, ma non dovrebbe essere complicato. E poi qui abbiamo un adattatore USB-C USB-A. Qui abbiamo l'attacco per la presa accendisigari con il pulsantino on off, che ci dà la possibilità comunque anche di avere libera un'altra porta USB. Potrebbe essere utile, anche se io in macchina ce li ho questi qua già attaccati. Va bene, togliamo questa. Qui c'è, come vedete, questa qui che serve appunto per andare ad agganciare i vari supporti. Questo è magnetico, molto magnetico, ecco qua, fortissimo raga, fortissimo. Questo non cade neanche se pigliate buche enormi,
Spaccate prima la macchina, ma questo non cade. Bene, andiamo a togliere la plastica, che è sempre molto bello. Ecco qua. Ok, e qui abbiamo il nostro bellissimo display, veramente bello, sembra di ottima fattura. Qui abbiamo gli speaker, perché se non volete collegarlo alla macchina potete utilizzare gli speaker integrati, e qui abbiamo eccoli qui, i vari collegamenti. Quindi abbiamo le porte USB-C, la porta jack. Comunque quello che c'è stato da fare adesso è andare ad installarlo in macchina e alimentarlo e vedere appunto le sue funzioni. Vediamo le più importanti. A me quelle che interessavano di più era la navigazione, dico la verità, serviva più per quello, però se posso gestire musica, posso fare altre cose, ben vengano. Bene, non so se lo installerò fisso sulla Land Cruiser o sulla mia auto giornaliera che vado giornalmente al lavoro, vedremo. Va bene. Andiamoci a spostare in macchina, sistemiamo un po' tutto e vediamo come funziona. Andiamo. Va bene ragazzi, abbiamo installato il nostro CarPod Go T3 Pro, eccolo qui, guardate che bello, si integra perfettamente col mio Land Cruiser. Non sono sicuro che se lasciarlo qui o poi metterlo nella C4, vedremo, perché per questa macchina avevo intenzione di mettere un autoradio con display, e invece nella C4 non è possibile installarlo, quindi magari andrò a mettere lui nella C4. Comunque non è un problema perché è magnetico, come vi dicevo, cioè lo posso anche spostare e portare sulla macchina, cioè non è fisso. Guardate qui, ecco, non so se riesco a farvelo vedere, ecco qui da dietro, mi basterà fare una pressione e lui si va a staccare, vedete? E poi si va a riattaccare. Ho un altro supporto da poter mettere appunto nella macchina, nella C4, perciò andrò a mettere questo, quando mi servirà farò lo switch. Niente, guardate quanto è bello questo display, si integra perfettamente con la console, la risoluzione è di 1920x720 e ha un picco di 700 nits, quindi si dovrebbe vedere abbastanza bene. Al momento la macchina è spenta, quindi non appena andrò ad accendere la macchina lui si dovrebbe attivare. Ora ecco qui le chiavi, andiamo a inserire le chiavi, accendiamo il quadro ed ecco ho messo il simbolo della Toyota, perché potete andare a mettere all'accensione il simbolo di qualsiasi auto. Adesso si sta connettendo in automatico ad Android Auto, ed ecco qui che si è già connesso, ecco qui. Bene, si apre direttamente così nel navigatore. Qui abbiamo varie scorciatoie per andare a mettere subito, per dire Spotify, eccolo qui. Se vogliamo sentire una canzone metto questa, così il copyright non ci rompe le scatole, e andiamo a metterla, ed ecco qui che è partita dalla nostra autoradio, perché è collegato direttamente all'autoradio. Si può aumentare il volume, adesso abbassiamo un po', e niente, questo è Spotify. Poi abbiamo, come vi ho detto all'inizio, il navigatore, ecco qui, e andiamo a cercare, per esempio, andiamo a digitare Taormina, vedete com'è molto reattivo il display. Benissimo, avvia, procedi in direzione ovest su via Caduti del Lavoro, ed ecco qui che si sente dalle casse della macchina. Il display, come vedete, è molto reattivo. Poi abbiamo qui il modulo telefonico per andare a telefonare, potete mettere il tastierino oppure andare a cercarvi i vostri contatti, quelli direttamente che vedevo sul telefono, la ricerca vocale, e poi da questa parte qui troviamo le varie app che avete anche sul telefono. Ecco qua, giustamente mette solo quelle che sono compatibili con il display, perché non potete scaricare altre app oltre quelle che vedete qui. Avete comunque
diciamo non avete tutto Android, però avete parecchie app utili come appunto il telefono, Telegram, WhatsApp, appunto Spotify, One Podcast nel caso, perché io ho One Podcast installato, e niente, ci sono parecchie anche altre mappe, potete andare anche in altri navigatori che sono compatibili, e niente, oltre a queste però non potete metterne altre. Poi usciamo da qui. Come vedete, questo qui è il tipo un always on display. Qui andate direttamente al navigatore, poi qui andiamo al Bluetooth, in questo caso è collegato al mio Xiaomi 13T Pro. Mi avvicino un po', ritorniamo. Poi qui abbiamo mostra, che praticamente ci fa vedere la vista notturna. In pratica lui abbasserà la luminosità del display dalle 17 alle 6:50, perché l'ho impostato dalle 17 alle 6:50. Potete decidere voi l'orario in cui impostarlo, oppure eliminarlo e non metterlo, e rimarrà sempre acceso normalmente. Poi andiamo alla luminosità giorno e notte. Questo potete attivare o disattivare il sensore di luminosità, e così lui, se lo attivate, in base alla luminosità lui regolerà automaticamente la luminosità dello schermo. Poi andiamo allo sfondo. In questo caso ho messo il primo, però ce ne sono disponibili altri due, ecco qua. Poi abbiamo il logo, guardate qui sotto, ce ne sono un casino. Io nel mio caso ho messo appunto Toyota, ma potete mettere tutte le case automobilistiche, ce ne sono un casino. Se avete una Ferrari mettete Ferrari, qui c'è Porsche, insomma ci sono un po' tutte le case automobilistiche. Infatti se io andrò a mettere poi, la toglierò, lo metterò sulla Citroen, potrei mettere quello della Citroen, eccolo qua. Lasciamo Toyota. E poi il settaggio per il CarPlay. Se avete un iPhone potete attivare la modalità 60 fps per essere più fluido il display, anche se veramente è fluidissimo, però se avete un iPhone potete impostare 60 fps, cosa che non c'è con l'Android Auto. E niente, poi scegliere guidatore destro o sinistro. Poi andiamo al volume. Abbiamo il volume dei media, della navigazione e del telefono. Le uscite audio, questo è dotato di dual Bluetooth. Io in questo caso lo sto utilizzando col dual Bluetooth, appunto, è collegato alla mia autoradio, dal quale poi faccio collegata sia all'autoradio sia al mio, appunto, come vi dicevo, allo Xiaomi. Uscita audio, perciò potete scegliere di utilizzare una frequenza libera della stazione radio per collegarlo via radio, via spinotto AUX, o utilizzare gli speaker integrati del display. E poi qui c'è circa, traduzione un po' approssimativa, dove potete andare a fare gli aggiornamenti del display. Infatti sul sito, adesso vi mostro magari con uno screen, ci sono tantissimi aggiornamenti che sono stati fatti per questo display, cosa veramente positiva, in quanto vuol dire che CarPodgo comunque anche dopo la vendita vi assiste se ci sono eventuali bug o ci sono delle novità da integrare nello schermo. Lui tramite gli aggiornamenti potete andare a scaricarli in una chiavetta USB e poi mettere tramite il nostro cavetto OTG che abbiamo, appunto, che vi ho fatto vedere l'altra volta nell'unboxing, questo qui, possiamo andare a fare appunto l'aggiornamento del sistema. Bene, ritorniamo al nostro always on display. Qualsiasi tasto voi qui toccate, a quanto avete capito, vi porta sempre allo stesso menu. Ecco qua, qualsiasi cosa è sempre alle impostazioni, vi porta alle varie voci, però sempre nelle impostazioni. Beh ragazzi, eccoci qui alla fine del nostro video. È passato qualche altro giorno da quando ho fatto l'ultima clip che vi ho fatto vedere un po' come funzionava le impostazioni del display. Pro e contro di questo display. L'unico contro che mi viene da dire è che non ha un Android integrato, quindi non ha il Play Store, ma rispecchia le app che avete voi sul telefonino. Per il resto però raga, funziona veramente alla grande, mi sto trovando veramente bene con questo display. Giù in descrizione vi lascio tutti i link se siete interessati all'acquisto. Se trovo anche un codice sconto metto anche un codice sconto. Lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo fantastico display, se avete alternative. Io ho dato un'occhiata in rete e sinceramente il rapporto qualità-prezzo non ho trovato di meglio, ma se voi avete delle alternative migliori di queste, giù nei commenti fatemelo sapere, ne parliamo, può essere utile anche a qualcun altro.
Niente raga, credo che vi ho detto tutto di questo display, spero che questo video sia stato utile e di intrattenimento. Vi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video e anche un hype per l'algoritmo di YouTube. Bene ragazzi, per questo video è davvero tutto e ci vediamo prossimamente. Ormai credo ci vedremo un altro anno, perché siamo ormai al 27 dicembre. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!